Benvenuto in Esercita l'italiano con le storie. Sei pronto a esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iniziamo. C'era una volta un re che aveva una moglie dai capelli d'oro. Era così bella che nessun'altra poteva eguagliarla. Un giorno si ammalò gravemente. Sapendo che presto sarebbe morta, chiamò il re e gli disse: «Se vuoi risposarti dopo la mia morte, promettimi che sceglierai solo qualcuno che sia bella come me e abbia capelli dorati come i miei». Il re le promise questo, e poi lei chiuse gli occhi e morì. Per molto tempo il re fu molto triste e non voleva risposarsi. Alla fine i suoi consiglieri gli dissero: «Il re deve trovare una nuova moglie affinché abbiamo una regina». Così inviarono messaggeri lontano per cercare una sposa che somigliasse alla defunta regina. Ma non si trovò nessuna che potesse eguagliare la sua bellezza, e nessuna aveva capelli dorati come i suoi. I messaggeri tornarono a mani vuote. Il re aveva una figlia che era bella quanto sua madre e aveva gli stessi capelli dorati. Un giorno, mentre la guardava, il re provò un forte amore per lei perché le somigliava così tanto. Disse ai suoi consiglieri: «Sposerò mia figlia, poiché è l'unica che assomiglia a mia moglie». I consiglieri rimasero scioccati e dissero: «Dio ha vietato a un padre di sposare sua figlia. È sbagliato e porterà rovina al regno». La figlia rimase sconvolta quando apprese il piano del padre, ma sperò di fargli cambiare idea. Gli disse: «Prima di poterti sposare, ho bisogno di 3 abiti, uno dorato come il sole, uno argentato come la luna e uno luminoso come le stelle. Voglio anche un mantello fatto con la pelliccia di ogni tipo di animale del tuo regno». Pensò: «Questo sarà impossibile da ottenere, e poi mio padre dimenticherà la sua cattiva idea». Ma il re non si arrese. Ordinò alle migliori sarte del regno di realizzare i 3 abiti, e i suoi cacciatori dovettero catturare un esemplare di ogni animale del regno per fare il mantello. Infine, quando tutto fu pronto, il re portò il mantello a lei e disse: «Il matrimonio sarà domani». Quando la figlia vide che non riusciva a cambiare idea al padre, decise di fuggire. Quella notte, mentre tutti dormivano, si alzò e prese 3 cose dal suo tesoro: un anello d'oro, un fuso d'oro e un rocchetto d'oro. Mettendo i 3 abiti in un guscio, indossò il suo mantello di pelliccia, si annerì il viso e le mani con la fuliggine. Pregò Dio per aiuto e camminò tutta la notte finché raggiunse una grande foresta. Stanca, trovò un albero cavo e si addormentò dentro. Il sole sorse e lei continuò a dormire fino a mezzogiorno. Nel frattempo, il re che possedeva la foresta stava cacciando lì. I suoi cani la trovarono nascosta nell'albero e iniziarono ad abbaiare. Il re disse ai suoi cacciatori: «Andate a vedere che tipo di animale selvatico si nasconde lì». Quando tornarono, dissero: «C'è una strana creatura nell'albero cavo. La sua pelliccia è fatta di 1000 tipi diversi, ma è addormentata». Il re ordinò di prenderla viva e portarla con loro. Quando i cacciatori afferrarono la ragazza, lei si svegliò spaventata e gridò: «Sono una povera bambina, abbandonata da mia madre e da mio padre. Per favore, portatemi con voi». Dissero: «Allerlerà, lavorerai in cucina. Vieni con noi e potrai spazzare le ceneri». La portarono al palazzo reale e le mostrarono un piccolo armadio sotto le scale dove non entrava luce, dicendo: «Qui vivrai». Poi la costrinsero a lavorare in cucina, dove doveva portare legna e acqua, spazzare il pavimento e fare ogni sorta di lavoro sporco. Allerleirà visse in miseria per molto tempo. Un giorno ci fu un banchetto nel palazzo e lei chiese al cuoco: «Posso salire per un po' e guardare?»
Rimarrò proprio fuori dalla porta. Il cuoco rispose: sì, ma devi tornare fra mezz'ora per spazzare il pavimento. Prese la sua lampada a olio, andò nella sua piccola stanza, si tolse il vestito di pelliccia e lavò via la fuliggine dal viso e dalle mani finché la sua bellezza non riemerse. Poi aprì il guscio e tirò fuori il vestito che sembrava il sole. Dopo averlo indossato, salì al festival e tutti le fecero strada, senza rendersi conto di chi fosse, pensando che fosse una principessa. Il re venne a salutarla, le prese la mano e ballò con lei, pensando: non ho mai visto nessuno di così bello. Quando il ballo finì, lei si inchinò, e quando il re si voltò di nuovo, era svanita, e nessuno sapeva dove fosse andata. Corse di nuovo nella sua piccola stanza, si tolse rapidamente il vestito bellissimo, si annerì di nuovo il viso e le mani e indossò di nuovo il suo mantello di pelliccia per diventare di nuovo all'erlera. Quando tornò in cucina per iniziare il suo lavoro, il cuoco disse: lascia il lavoro per domani e preparami una zuppa per il re. Andrò su per un po'. Ma assicurati che non ci cadano peli dentro, o non mangerai di nuovo. Dopo che il cuoco se ne andò, all'erlera preparò la zuppa e aggiunse il suo anello d'oro alla ciotola. Quando il re assaggiò la zuppa, la trovò così buona che pensò fosse la migliore che avesse mai assaggiato. Ma quando arrivò sul fondo della ciotola, trovò l'anello d'oro e non riuscì a capire come fosse finito lì. Chiamò il cuoco. Il cuoco si spaventò e disse ad all'erlera: devi aver fatto cadere un pelo, e se è così, sarai punita. Quando il cuoco si presentò davanti al re, il re chiese chi avesse preparato la zuppa. Il cuoco rispose: l'ho fatta io. Ma il re disse: non è vero, era molto migliore del solito. Il cuoco ammise: devo confessare, è stata preparata da quell'animale rozzo. Il re disse: vai a dirle di venire qui. Quando all'erlera arrivò, il re chiese: chi sei? Lei rispose: sono una povera ragazza senza padre né madre. Lui chiese: a cosa servi nel mio palazzo? Lei rispose: servo solo a farmi tirare stivali in testa. Il re chiese di nuovo: dove hai preso l'anello che era nella zuppa? Lei disse: non so nulla dell'anello. Il re non riuscì a scoprire altro e dovette mandarla via. Dopo un po' ci fu un altro festival, e ancora una volta all'erlera chiese al cuoco il permesso di guardare. Lui disse: sì, ma torna fra mezz'ora e preparami la zuppa di pane preferita dal re. Lei corse rapidamente nella sua stanza, si lavò e tirò fuori il vestito argentato come la luna. Salì e sembrava una principessa. Il re fu felice di rivederla e ballarono insieme. Ma quando il ballo finì, lei scomparve così in fretta che il re non riuscì a vedere dove fosse andata. Tornò nella sua stanza, cambiò di nuovo nella sua forma rozza e tornò in cucina a preparare la zuppa di pane. Mentre il cuoco era assente, aggiunse il suo fuso d'oro alla zuppa. Quando il re la mangiò, l'amò tanto quanto prima e chiamò il cuoco. Questa volta il cuoco dovette ammettere che all'erlera aveva fatto la zuppa. All'erlera si presentò di nuovo davanti al re, ma disse che era buona solo a farsi tirare stivali in testa e non sapeva nulla del fuso. Quando il re organizzò un terzo festival, tutto avvenne proprio come nei due precedenti. Il cuoco disse: quell'animale rozzo deve essere una strega, perché mette sempre qualcosa nella zuppa che la fa assaporare meglio della mia. Ma poiché lei supplicò tanto, lui le permise di salire. Questa volta indossava il vestito che brillava come le stelle. Il re fu di nuovo incantato dalla sua bellezza e, mentre ballavano, le infilò di nascosto un anello d'oro sul dito.
ordinò che il ballo durasse a lungo. Quando finì, cercò di afferrarla, ma lei scivolò via rapidamente tra la folla e corse di nuovo nella sua stanza. Ma era rimasta troppo a lungo e quando si affrettò, poté solo gettare il suo mantello di pelliccia sopra il bel vestito senza toglierlo del tutto, e un dito rimase bianco. Tornata in cucina, preparò la zuppa di pane per il re e, mentre il cuoco era assente, aggiunse il suo rocchetto d'oro. Quando il re trovò il rocchetto nella sua zuppa, convocò di nuovo all'erlera e questa volta notò il suo dito bianco e l'anello che le aveva messo durante il ballo. Le afferrò la mano e la tenne stretta. Quando lei cercò di scappare, il suo mantello si aprì leggermente, rivelando il vestito splendente. Il re le tolse il mantello e i suoi capelli dorati brillavano intensamente. Lei stava lì in tutta la sua bellezza, incapace di nascondersi ulteriormente. Dopo aver lavato la fuliggine dal viso, era ancora più bella di quanto chiunque avesse mai visto. Il re disse: «Sei la mia cara sposa, e non ci separeremo mai più». Celebrarono un grande matrimonio e vissero felici e contenti. Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per non perdere nessuna delle nostre storie gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.